Buonasera amici scassoni e bentornati in questa nuova live, questa nuova diretta, questo nuovo video per chi segue i video su YouTube. Oggi secondo appuntamento del campionato Racing League Italy RLI in collaborazione con il nostro team Sim Racing Italy sulla piattaforma SRLX. Siamo già un po' in ritardo perché purtroppo ho fatto l'intro e ho perso i primi 5 minuti perché non funzionava il microfono. Velocemente, categoria GT4, auto McLaren 570S del team RJN, ovvero fondatore, uno dei fondatori è Jenson Button, il mio ex pilota preferito. Seconda tappa, circuito Oschersleben, un circuito bello tosto. Speriamo insomma di dare il tutto per ovviamente battere gli altri team che sicuramente saranno molto agguerriti questo circuito, perché io purtroppo rispetto a quelli un po' più conosciuti perdo molto più terreno. Infatti in leaderboard sono indietro di un secondo, forse anche più, e non so sinceramente dove prendere questo tempo perché siamo su un altro livello. È vero, allenamento poco, purtroppo, però dai, il tempo non è tutto. Come abbiamo visto, incidenti, errori e altre cose possono condizionare la gara, fondamentalmente la gara che fa i punti, non la qualifica. Quindi il tempo fino a un certo punto. Ovviamente se prendi un secondo giro è molto più complicato ambire alle posizioni più alte. Però oggi, purtroppo mancando il nostro Fra, il team avversario al nostro, che è formato da me e Marco, avrà una persona in meno. Quindi, a meno che Alessandro Bio non faccia due vittorie, cosa molto difficile perché il sorpasso è molto complicato questa pista. Pronti. Abbiamo anche San in piastro che ci proteggerà oggi. Infatti sulle varie simulazioni che ho fatto, ho già fatto il mio best nelle prime fasi della gara con il pieno della benzina, quindi per poi migliorare a fine gara qualche decimino, quindi benzina che comunque su questa auto, non so sulle altre, è molto ottimizzata, carico di benzina. Yellow flag. Green flag, you're clear. Perché non vedo i nomi dei piloti? Forse in qualifica non le vedo. Sì, ma amico mio, io ho preso spazio per fare il giro e tu vai piano. Oh, allora. E via. Si parte.
5 minuti al termine, 5 minuti. Che sottosterzo, mamma mia. No, 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 non ci siamo. Qui avevo perso tanto. P6, good lap. That's your quickest so far. Questo Un altro momento decimino. sei 5 decimi sopra il passo. Altri 3 giri con questo carburante, non di più. Sessione conclusa, rientra, 7ª posizione. Mannaggino. Purtroppo non ho sfruttato molto bene la qualifica perché mi è rimasto un minuto così. Ovviamente uscire 2 volte dai box fa perdere tanto tempo. Quindi non so se magari partendo con quantitativo di benzina che possa coprire tutto l'arco della qualifica porti maggiori benefici, oppure ovviamente dopo 15 minuti di qualifica le gomme sicuramente saranno più usurate. Ripeto, facendo una simulazione, avendo fatto una simulazione di 20 minuti e avendo fatto il best all'ultimo giro, vuol dire che comunque le hard tengono botta fino all'ultimo. Oh, mi è rimasto 30 secondi. Va velocissimo. Allora, peccato per quella curva 3 che forse è la curva che mi mette più in difficoltà. Allora, ci sarà partenza lanciata, purtroppo, dato che comunque riuscivo a... 20. Minutes. All right, Eric. Get Non ready. erano... Credevo fossero ancora warm up, invece era la gara. OMG. Ho premuto l'ultimo secondo. Infatti mi sembrava strano. Peccato non fare partenza da fermo perché lì mi poteva dare un minimo di boost. Potevo anche probabilmente superare qualcuno. Green, green, green. Evitiamo fare danni. On your left. Clear left. Car left. Still. Libero a sinistra. In fotocopia come la scorsa gara, Jimmy Gezzotti dietro. E Emanuele davanti. Attenzione, attenzione. La benzina è critica, eh? Incredibile. Bisogna fare un po' di lift e cost purtroppo. Vabbè, essendo anche dietro
Sicuramente sarà un lift and coast forzato. Yellow flag in sector 1. Però ecco, Green flag sector 1. meglio tornare sopra l'1. Non fa la scummona questa BMW. Attenzione, Alessandro ha fatto un errore. Vedremo in questi primi giri uno studio di quello che saranno le traiettorie e le prestazioni degli altri piloti, e col procedere alla gara vedremo eventuali sorpassi, tentativi, più che altro tentativi perché è difficilissimo sorpassare in questa pista. Tanto Vincenzotti ha preso un po' di divario. Siamo arrivati a 1,3. Ho detto sarebbe stato un lift cost forzato. Valore che sicuramente diminuirà perché i piloti andranno sempre più veloci. Yellow flag in sector 1. No, invece sta aumentando. Sector 1 is clear. Non vedo Haugon, che era un pilota a tasto. Da sorpassare. L'ho detto, si sarebbe alzato un po' il ritmo. Però siamo tutti lì, eh? Tutti racchiusi in 3 secondi. Incident in sector 3. Sector 3 is yellow. Quindi tutto può accadere. Attenzione, Vincenzotti ha avuto o un incidente o una disconnessione. Pilota che sicuramente puntava alla top 10 in classifica. Green flag sector 3.
Really? No, vabbè. Ma perché? Ma scusa, ma Quagliotti era davanti. Non si era qualificato davanti a me Quagliotti? Cazzo. Lui comunque... Sì, il leaderboard era leggermente dietro di me. Però... Cioè, avrei scommesso che dopo, nell'evento ufficiale, avrebbe migliorato. Si mette male per la classifica costruttori, perché comunque Alessandro è il terzo. Speriamo che recuperi, perché ci servono i punti. Siamo sempre lì, eh? Dopo metà gara, dai 3 secondi siamo passati ai 4 secondi. No, più un motore il BMW. Sarà veramente complicato. Terzo settore viola. Come mai? Adesso veramente devo passare. Perché comunque avendo più motore... Che botta! Dovrei uscire meglio in questa curva, ma tanto avendo più motore loro
Dove cavolo vado? Yellow flag. Attenzione, persi! Persi la persa, non ci credo! Green flag. Non so se per colpa di un contatto o un errore di disattenzione. Quello è che ormai siamo arrivati al 13° minuto. Con queste due BMW che ci stanno facendo un po' da tappo. Laggone! C'è un laggone! Bio! B6. L'ho visto comparire, non so se era un problema mio, all'ultimo secondo. Yellow flag in sector 2. Incident in sector 1. Sector 1 is yellow. Green flag sector 2. Sector 1. Chi ha incidentato? Ah, sottosterzo. Ho dato il gas troppo presto. Temperature un po' più in difficoltà rispetto a quello che è stato una Flag sector 1. simulazione. Dietro abbiamo ampio margine. Però questi tre ragazzi con queste macchine tedesche che ci stanno in mezzo alle scatole. Fate largo la corona. Niente, non c'è verso. Sono costretto a fare anche un po' di lift and coast perché abbiamo consumato più del previsto. L'importante è stare sopra l'1. Stremare 7 secondi, accidenti.
Yellow flag sector 2. Altri 2 giri. There's 2 minutes left. 2 minutes. Sector 2 is clear. Forse è ora di iniziare a tirare fuori gli artigli. Però il margine è davvero tanto. 7 decimi non sono facilissimi da recuperare, Yellow flag in sector 3. specialmente se con gomme arroventate come in questo momento. Non ho mai preso quel cordolo, oggi lo prendo sempre. Quel panettone. Cinque decimi. Ultimo giro. Ah, sicuro, noi abbiamo tempi molto simili. Quindi saresti stato sicuramente in questo quartetto. Due litri rimasti. Tanto Marco è risalito in ottava posizione, bene. E niente. Gara 1 purtroppo è sempre così. Abbiamo solamente 1 litro di carburante. P6, good race. Well done today. Right, clear right. Ce l'hai a sinistra. Clear left. Left, clear left. Purtroppo non c'è il freno a mano su queste auto, quindi bisogna sfruttare la fisica, fare gli gommoni. Credo che abbiamo finito in P7, se non erro. Un risultato un po' prevedibile ma anche un po' amaro. Sicuramente si poteva fare meglio. No, P6, perché inizio gara ne avevo di più rispetto a Gianrusso e Comb, tempi simili nel proseguo della gara, e complici magari le gomme hanno preso quel margine che era irrecuperabile. Il buio si frantuma, scatta il verde, un lampo arancione che si perde, giro dopo giro nell'eco dei motori, sfidando il destino e i suoi predatori. L'asfalto è una tela, la traiettoria è la via, e scrivo il futuro in questa scia. Il vento